Una biobanca è un'unità di servizio deputata alla raccolta, al trattamento e alla conservazione dei campioni biologici utilizzando metodiche standardizzate e altresì deputata alla raccolta delle informazioni relative a questi campioni. Unità di servizio cosa vuol dire? Vuol dire struttura legittimata e riconosciuta, con una sua dignità e una sua autorevolezza istituzionale, come il laboratorio analisi, come la radiologia. Quindi la biobanca non è qualcosa che si crea così perché serve, ma è qualcosa che si riconosce come istituzione. Deputato alla raccolta standardizzata, al trattamento standardizzato, alla conservazione standardizzata dei campioni biologici. Cosa vuol dire? Beh, campioni biologici intanto vuol dire qualsiasi materiale che derivi da una persona umana, e cioè sangue, tessuto, saliva, feci, urine, qualsiasi materiale biologico. Raccolta standardizzata vuol dire che quando si prende questo materiale lo si fa in un modo che sia adatto a una conservazione e a un salvataggio dei materiali che dentro questo materiale ci sono per lungo tempo. Questo garantisce che la biobanca possa essere in qualche modo riconosciuta ufficialmente come entità scientifica. Le informazioni dei pazienti sono i dati che permettono non di riconoscere il paziente che è anonimizzato e che ha dato il suo consenso per partecipare alla costruzione della biobanca con i propri materiali, ma che permetta di associare il campione a certe caratteristiche biologiche o a certe caratteristiche di malattia non riconoscibili come legame con quel dato paziente. Quindi la biobanca è una struttura molto moderna che permette di raccogliere e conservare dei campioni biologici in una maniera che garantisca la utilizzabilità nazionale e internazionale di quei campioni nella massima sicurezza. Questo è in breve il concetto di biobanca oggi. La biobanca, strutturata in modo, come si è detto, standardizzato, serve a accelerare il percorso delle scoperte e della conoscenza. Se noi oggi dovessimo trovare un test di laboratorio per fare la diagnosi precoce del cancro o per capire se un paziente è sensibile a una terapia o può sviluppare tossicità, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo raccogliere la casistica. La casistica, per essere raccolta, richiede mesi e anni a volte, perché per avere dei dati sicuri nel campo della scienza e della medicina bisogna fare le prove su centinaia e migliaia di pazienti, come l'esperienza recente delle infezioni virali ci ha mostrato. Ebbene, possiamo permetterci oggi di aspettare 3 anni per vedere se un nuovo test funziona? No, non possiamo permettercelo, dobbiamo fare più in fretta. E come? Scongelando i campioni che ci interessano. Quindi la biobanca è un acceleratore del percorso di trasferimento delle scoperte al letto del malato, attraverso l'uso di frammenti di malati conservati in banca in modo appropriato. Skladno z evropskimi smernicami želimo področje biobančništva urediti tako, da se bomo lahko vključevali v evropske povezave in v evropske projekte. V ta namen bomo na Zavodu Republike Slovenije za transfuzijsko medicino vzpostavili pilotno biobanko vzorcev zdravih dajalcev, ki bodo namenjeni za raziskovalne, študijske namene in pa za klinične študije. Mreža biobank pa bo omogočala izmenjavo vzorcev, omogočala bo dostop do kakovostnih vzorcev in omogočala bo tudi obsežne klinične študije, ki so zelo pomembne v današnjem času. Kakovostni vzorci so namreč zelo pomembni za kakovostne raziskave. Zaradi vseh omenjenih dejavnosti je Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino strateškega in nacionalnega pomena. V naši strategiji je biobančništvo ena od usmeritev in tudi vsebina projekta C3B. Vzpostavili bomo pilotno biobanko vzorcev zdravih dajalcev in jih ponudili za raziskovalne in izobraževalne namene ter za klinične študije. Tako bomo izvedli svoje poslanstvo, poleg tega pa ti vzorci predstavljajo narodno bogastvo.
perché sempre di più in un mondo che non ha frontiere non possiamo pensare di essere autosufficienti, anche se il nostro ospedale è sufficientemente grande in termini di popolazione servita. È importante creare una network, questa network deve essere non solo regionale ma nazionale e internazionale, per poter avere la possibilità di scambiare informazioni, scambiare campioni e soprattutto di ottimizzare in termini rapidi ma scientificamente molto solidi tutte le informazioni ottenute. Fakulteta sodeluje tudi pri pripravi skupnih rešitev in priporočil za upravljanje biobank, kar je ključno za izboljšanje sodelovanja in usklajeno upravljanje biobank na programskem področju. Hkrati pa biobanke niso samo enote, ki zbirajo človeške vzorce, ampak so tudi enote, ki zbirajo in upravljajo podatke povezane z vzorci in z pacienti, ki so jih darovali. In fakulteta bo pripomogla in pripravila priporočila za upravljanje s podatki, ki pa morajo ustrezati nacionalni in regionalni etični, pravni in družbeni regulativi, kot tudi standardom za biobanke. L'azienda Ustra è Serenissima all'interno del progetto C3B ha un ruolo cruciale perché possiede una biobanca, è attivata da oltre 20 anni, nella quale sono conservati in modo standardizzato i campioni biologici che possono essere poi utilizzati nel progetto stesso. L'altra parte importante è che all'interno di questo centro regionale biomarcatori nel quale è associata la biobanca è stata sviluppata una metodologia per il trattamento dei campioni standardizzata e adeguata al mantenimento stabile dei marcatori che poi si vanno a misurare. Quindi l'Ustra Serenissima da un lato ha la possibilità di mettere a disposizione i marcatori dello studio e di raccogliere i marcatori dello studio e conservarli in modo appropriato. Dall'altro ha messo a punto un modello per biobanca che il progetto C3B contribuirà a estendere agli altri utilizzatori dell'area compresa nel progetto. Te vrstne analize uporabljamo zato, ker iščemo nove bioznačevalce za zgodnejšo diagnostiko raka jeter in hkrati nam omogočajo poglobljeno razumevanje nastanka bolezni in razvoja in s tem tudi identifikacije novih tarč zdravil in novih terapij. Il Dipartimento di Scienze Mediche della Salute sarà coinvolto all'interno di questo progetto in diverse attività, essenzialmente in attività cliniche e in attività organizzative. In dettaglio il Dipartimento si occuperà della fase di elaborazione di protocolli che andranno sia dalla selezione dei pazienti fino poi alla raccolta del campione biologico, ma anche alla raccolta dei dati clinici dei pazienti arruolati all'interno del progetto. I pazienti che verranno arruolati in questo progetto sono dei pazienti affetti da obesità grave e quindi candidabili a un intervento di chirurgia bariatrica, cioè l'intervento di chirurgia per l'obesità. Il sovrappeso e soprattutto l'obesità sono delle patologie strettamente associate alla steatosi epatica e alla sindrome metabolica. La steatosi epatica non è altro che il fegato grasso, la sindrome metabolica è la contemporanea presenza di obesità, diabete, ipertensione arteriosa e ipercolesterolemia e di per sé la sindrome metabolica è un fattore di rischio della steatosi epatica. A nostro giudizio il soggetto affetto da obesità rappresenta un modello biologico ideale sia per studiare ma anche per monitorizzare la patologia cronica di fegato. Abbiamo degli studi sia pregressi già pubblicati ma anche studi in corso grazie alla proficua collaborazione che c'è fra il Dipartimento di Scienze Mediche e la Fondazione Italiana Fegato sul tema dei biomarcatori in ambito di malattia cronica di fegato. Le biobanche sono senz'altro molto attrattive per le aziende diagnostiche e biotech in generale
in quanto uno dei grossi problemi di tutte le aziende diagnostiche è proprio quello di ottenere dei campioni per poter effettuare le proprie prove. Dei campioni che devono essere certificati e devono soprattutto arrivare da un sistema consolidato. Questo è particolarmente importante anche in relazione alle nuove norme che sono imposte, giustamente imposte dall'Unione Europea per i diagnostici, che necessitano di prove di sensibilità, specificità, validazione clinica, a cui più nessuna azienda biotech o comunque diagnostica può esimersi perché sono necessarie per ottenere la certificazione CE, che poi è quella certificazione che permette di immettere sul mercato i kit diagnostici. L'importanza sta soprattutto in quelle patologie più rare o in quelle patologie emergenti, dove effettivamente il limite, la difficoltà nella messa a punto di un test è quella di ottenere sufficienti campioni per poter validare il proprio sistema. Expert Team all'interno del progetto C3B ha un ruolo prettamente operativo, nel senso che noi utilizziamo i dati provenienti dalle biobanche per la messa a punto di nuovi test diagnostici.